Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Francesca, oggi prepariamo delle deliziose frittelle alla zucca. Vi è rimasto un pezzettino di zucca in frigorifero e non sapete cosa farne. Bene, non vi preoccupate perché adesso vi dirò una ricetta veramente al bacio che vi piacerà tantissimo. Le frittelline di zucca. Ci occorrono soltanto 100 g di zucca, guardate è un pezzo davvero molto piccolo, una manciata di prezzemolo tritato, 100 g di farina, 2 cucchiai scarsi di latte, un pizzico di sale, mezzo cucchiaino di lievito istantaneo, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato, un uovo e naturalmente se vi piacciono delle spezie come del pepe nero e della noce moscata. La prima cosa che dobbiamo andare a fare sarà quella di grattugiare la nostra zucca. È un pezzetto di zucca cruda, quindi una ricetta davvero molto veloce, e la grattugiamo da questi fori larghi. Quando arrivate a questo punto qui fate molta attenzione, andate piano piano per evitare di farvi male. Prendo adesso un bricco piccolino come questo perché la ricetta lo permette e vado ad inserire la farina, l'uovo, il latte, aggiungiamo il sale, il prezzemolo, il formaggio, le nostre spezie e mezzo cucchiaino di lievito istantaneo. Diamo una bella mescolata e il nostro impasto è pronto in un minuto. Questa è la consistenza. Ho già messo sul fuoco un pentolino con dell'olio. Ci aiutiamo con 2 cucchiaini e formiamo le nostre frittelline. Gonfieranno molto in fretta. Guardate, iniziano già a prendere forma e sono bellissime. Le rigiriamo un paio di volte. Vi consiglio di fare una frittura profonda, quindi un pentolino piccolo, e dopo circa 4-5 minuti le possiamo scolare su dei fogli di carta assorbente. Ed eccole qui, le nostre frittelline di zucca sono pronte per essere gustate. Sono ottime sia calde che fredde e sono morbidissime ma hanno una crosticina sottile, croccante che adesso vi farò sentire durante la prova assaggio. Guardate, super soffici. Avete sentito il croc? Bene, spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se è così ricordate di lasciare un like e condividere con i vostri amici. Un bacione e alla prossima, ciao!